like a Hellcat. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti a questa nuova recensione. Io sono Alessandro. Avevamo lasciato l'ultima recensione parlando di zombie. Indovinate di cosa vi parlo oggi? Di zombie. È un tema evidentemente molto caro ai registi di film e serie di questo inizio del 2022. Non so, forse ci vedono un po' tutti come sopravvissuti a questa pandemia. E quindi il tema di Romeriana Memoria è ritornato nuovamente in auge. Vi ho lasciato con la serie coreana di cui ho parlato nella scorsa recensione. Oggi parliamo di un film che è uscito qui in Spagna, che si intitola Malnazidos, che è un gioco di parole, insomma, tra nati male, nazisti, insomma è un gioco di parole che capiscono molto gli spagnoli. È un film che è spagnolo, di produzione, con attori e tutto il resto, e detto fra di noi, sinceramente io spero tanto che rimanga in Spagna e che non varchi i confini, perché è una bruttezza assoluta. Qui naturalmente parlano tutti quanti in tono entusiasmato, perché è un film un po' che rompe la tradizione dei soliti film spagnoli di Almodóvar e compagni. Finalmente un regista spagnolo si è avventurato in un ambito un po' sconosciuto, un po' strano come l'horror. Non che siano mancati gli horror spagnoli, anzi ve ne ho parlato anche su questo canale tante volte, sono molto bravi a fare gli horror, vedi Veronica per esempio, ma questo è tutt'altro che riuscito secondo me. Comincio col dire che il film è tratto da una novella, un racconto, un fumetto 1938, La notte dei defunti, quindi non è una sceneggiatura originale, ma è un adattamento di un testo scritto che gli spagnoli esaltano in quanto secondo loro è molto fedele al testo scritto. Io naturalmente non l'ho letto, non l'ho visto, non ne sapevo nemmeno l'esistenza, però devo dire che ci vuole una bella fantasia ad immaginare che nel 1938, quindi in piena seconda guerra mondiale, in piena guerra civile spagnola, si possa pensare ad un conflitto con gli zombie, cosa del tutto assurda e del tutto impossibile, un po' alla Tarantino, insomma, che ha un po' rivisitato il tema della seconda guerra mondiale contro i nazisti, con il suo film Bastardi senza gloria, riscrivendo sostanzialmente la storia. I spagnoli hanno provato a fare la stessa cosa. La trama è abbastanza semplice. Siamo in piena guerra civile, quindi abbiamo i repubblicani, che sarebbero sostanzialmente i comunisti, in lotta con i franchisti, che sono i fascisti sostanzialmente alleati dei nazisti che si trovano in Spagna. Quindi piena guerra civile, sinistra contro destra, fascisti come comunisti contro comunisti. C'è un tenente franchista che viene condannato a morte perché ha insultato un suo superiore davanti al potere di esecuzione, mentre scherza con i soldati che lo stanno per sparare. Viene salvato all'ultimo momento da un superiore, il quale gli dice: senti, se non vuoi morire devi accettare una missione suicida, deve andare dietro le linee nemiche perché deve recapitare un messaggio ai nazisti che sono nostri alleati. Lui capisce che insomma sta cadendo dalla padella nella brace, perché non è che ci sono molte speranze di superare le linee nemiche per recapitare questo messaggio. Lui, piuttosto che morire certamente trafitto da un colpo di proiettile, accetta la missione e si porta dietro anche un soldatino, inteso come un giovane soldato, una recluta, che probabilmente, anzi secondo me, è il personaggio più riuscito di tutto il film, perché a lui è sostanzialmente affidato l'impianto comico del film, che non manca. Ed è uno degli aspetti positivi della pellicola. Le battute di questo ragazzo, le uscite che ha anche di fronte ai pericoli più forti e più eminenti, sono forse la cosa più riuscita di tutto il film. Se lo porta dietro, naturalmente cade in un'imboscata e viene fatto prigioniero dai comunisti, dai repubblicani. A questo punto decidono insomma di non ammazzarlo, si addentrano all'interno di questa foresta e scoprono che sta succedendo qualcosa di strano, perché i morti non muoiono, anzi soldati americani e civili che sembrano morti
in realtà non lo sono e stanno diventando degli zombie pronti naturalmente a mangiarsi tutto e tutti quelli che incontrano sul loro cammino. Incontreranno anche una pattuglia di franchisti, quindi amici, colleghi, camerati del nostro protagonista che si chiama Lozano, i quali dovranno gioco forza collaborare gli uni con gli altri nonostante abbiano idee diametralmente opposte, sono pronti a spararsi in faccia ogni momento, dovranno per forza di cose collaborare contro questo nemico comune, perché come si dice, insomma, il nemico del mio nemico è mio amico, e quindi gioco forza dovranno collaborare, quindi si creeranno delle tensioni interne, addirittura una storia d'amore a fazioni opposte. Inutile dire che del grosso plotone iniziale ne rimarranno in vita ben pochi, tra sacrifici, tra morti involontarie, mordimenti vari. Il film non cade mai nello splatter, nel gore, assolutamente. Dimenticatevi scene strazianti alla Romero, insomma, di corpi dilaniati, morsi e membra che volano via, come successe invece per esempio nella serie coreana. Qui abbiamo l'attenzione incentrata più sull'aspetto politico, naturalmente, una Spagna che sta nuova, che sta per nascere dalle ceneri, insomma, di questa lotta intestina fra le due fazioni, che viene momentaneamente messa da parte da questo nemico comune. Abbiamo anche un sergentone nazista che va in giro un po' alla Darth Vader con questo mantello nero, è molto bello da vedere, alto, biondo, che parla un misto tra tedesco e spagnolo, un personaggio, un cattivo abbastanza ben riuscito, però poi in realtà il film è ben poca cosa, perché a parte un inizio veramente veramente forte che fa ben presagire, poi è molto lento e soprattutto si sono divertiti gli spagnoli ad inserire un linguaggio molto molto scurrile. Penso che aver sentito il record di Joder in vita mia mai sentito in una pellicola spagnola. Naturalmente gli spagnoli mi capiranno, per i non spagnoli Joder, insomma, è la nostra esclamazione corrispondente un po' a cavolo, per non dire altro, e quindi è la più usata, è l'intercalare volgare più usato qui in Spagna, ma praticamente ce ne sono circa 5 o 6 ogni minuto. È una cosa impressionante, hanno veramente usato parolacce a non finire di ogni natura. Se non siete spagnoli e volete imparare le parolacce, guardatevi questo film. Se siete spagnoli riconoscerete praticamente tutto, c'è tutto il campionario che è stato snocciolato. Ed è una cosa che mi dà un fastidio enorme, perché è un po' uno stereotipo degli spagnoli, della lingua spagnola, che mi ha dato particolarmente fastidio. Una delle cose che mi ha dato particolarmente fastidio, come la mancanza di trama, la mancanza di approfondimenti. È vero, i personaggi si raccontano le loro storie, il loro passato, però poi il film in realtà è ben poca cosa come sviluppo, anche narrativo. È molto lento, è noioso in alcuni punti. Ci sono delle scene belle come gli assedi, sostanzialmente come i laboratori segreti dei nazisti, però vedere per esempio un nazista senza la croce uncinata, hanno utilizzato una specie di S stilizzata, non mi ha dato granché il senso della guerra civile. L'inizio, dicevo, è molto interessante perché siamo ad un matrimonio, quindi tutti in piazza, tutti pronti a festeggiare. Arrivano questi nazisti con questo sergentone sulla macchina famosa, la berlina nera dei nazisti. Si fa offrire un cicchetto, glielo offrono, lui praticamente beve, si inghiozza perché lo trova eccessivamente forte, tutti quanti a ridere, compreso lo sposo e la sposa. Lui dà un ordine e tutti quelli che sono lì, i nazisti, sparano e massacrano tutti quelli che sono lì alla festa. Sembra un inizio incredibile, in realtà è solo un pretesto, perché indossano tutti quanti subito la maschera antigas, buttano questi candelotti contenenti questo virus che trasforma i morti appunto in zombie. Di lì ha inizio un po' tutto l'escalation, perché naturalmente i zombie non fanno altro che moltiplicarsi mordendosi gli uni con gli altri, e quindi ci ritroveremo praticamente da quel momento in poi ad ogni angolo. C'è una cura, non ve lo dico per non spoilerare, vi dirò solamente che il finale non mi è piaciuto assolutamente, perché non è aperto, non è chiuso, non significa niente, veramente brutto, non mi è piaciuto assolutamente. Quindi non so se consigliarvelo oppure no. In Spagna sono pazzi di questo film, la critica così come il pubblico. Io l'ho visto naturalmente perché ci sono pubblicità dappertutto, dei pullman, manifesti, cartelloni, quindi una volta uscito sono corso a vederlo, anche perché è un po' tutto spagnolo e sono stanco di vedere i soliti Almodovar, le solite commedie degli equivoci. Ho visto naturalmente quello che mi interessa,
horror, fantascienza, come ben sapete, soprattutto, ma in realtà guardo tutto, non mi è piaciuto assolutamente, quindi se lo dovessero tradurre, dovesse uscire fuori dall'Italia, potrebbe piacere a qualche appassionato, ma in realtà non ve lo consiglio assolutamente, quindi non voglio nemmeno andare troppo avanti in questa mia disamina. È un prodotto originale, di horror spagnoli ce ne sono pochi, quindi se siete amanti del genere zombie e volete vedere qualcosa di diverso, come gli zombie associati alla guerra, anche se anche questo è un tema che ultimamente sto vedendo abbastanza spesso, molto più di prima sostanzialmente, andatelo a vedere perché è qualcosa di interessante. Ma se vi aspettate il capolavoro che rimarrà impresso nella memoria collettiva, assolutamente no, perché il film ha delle carenze da tutti i punti di vista, dal mio modesto parere. Si salvano solamente l'attore principale, che è molto bravo e sente molto la parte, e questo soldato, diciamo così, che lo accompagna, a cui è affidato tutto il reparto comico, torna a dire, che se ne esce con certe uscite che fanno veramente ridere. Una battuta che mi ha fatto ridere molto fra i due capifazione, quindi fra il nostro Lozano e il capo dei comunisti, la differenza fra gli zombie e Cristo che risuscita, veramente esilarante. Forse l'aspetto comico è più interessante, più bello di quello horror, che dovrebbe essere invece predominante, che in questo film, ripeto, non lo è un film politico, è un film molto molto importante per quello che rappresenta quel periodo storico per gli spagnoli. Hanno cercato di sdrammatizzarlo inserendoci dentro questo elemento zombie, però è come se fosse un po' un elemento forzato sostanzialmente in un contesto umoristico, drammatico, bellico, diciamo così. Vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima recensione. Mi raccomando, iscrivetevi, siete sempre di più, siamo vicini ai 1000, mi fate sempre un grande piacere se vi iscrivete, se condividete il video, se mettetevi like se vi piace, naturalmente non siete costretti assolutamente. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima recensione, che forse sarà qualcosa di diverso da un horror, perché ho visto anche Turning Red, che qui in Spagna è già uscito, e forse ve ne parlerò a breve. Ciao ragazzi.